Ciao amici del bosco, oggi facciamo il preparato JLF. Non vi preoccupate, ora vi spieghiamo tutto, intanto bisogna però sapere che serve per nutrire tutte le piante. Funziona, l'ho già sperimentato in tanti anni e in tanti ettari. È un integratore nutrizionale per le piante. Per questa missione sono insieme a Marco e Carlo. Siamo nel laboratorio di Marco che ha tutte le attrezzature che servono ma non sono complicate, non vi preoccupate, e nel video vediamo come preparare questo JLF e come applicarlo alle nostre piante. Partiamo dagli ingredienti. Marco, cosa ci serve? Gli ingredienti sono semplicissimi. Il più importante è l'acqua, deve essere non clorata. Quindi può essere acqua di pozzo, acqua piovana. Il secondo ingrediente sono gli scarti della pianta che vogliamo andare a nutrire e da cui ricaveremo i nutrienti. E il terzo è terriccio di bosco. Il JLF è un preparato che io amo da morire per la sua semplicità di preparazione e per come funziona. Gli elementi, i nutrienti di una pianta, niente li contiene meglio che la pianta stessa. Quindi quando io ho degli scarti, a me piace più definirli avanzi, degli avanzi di quella pianta, posso riutilizzarli per riscomporre quella pianta nei suoi nutrienti e darlo alle sue parenti. In che bosco andiamo? Si sceglie il bosco più complesso vicino a noi. È essenziale più che altro che sia vicino a noi, perché lì ci sarà la microbiologia funzionale al nostro contesto. Ma se io vivo in un contesto in cui la parte più complessa è la siepe del mio giardino, vado a raccogliere la microbiologia sotto la siepe del mio giardino. Partiamo dall'ultimo ingrediente, il terriccio di bosco, e andiamo nel bosco. E qui capiamo bene cosa significa ambiente complesso. Andiamo a scegliere dei luoghi che hanno diversità vegetale. Qui abbiamo una querce, abbiamo un acero, abbiamo l'edera, abbiamo tante piante di sottobosco. Chiaramente questo è uno dei punti, non dobbiamo prendere il nostro materiale soltanto qua, ma andremo a scegliere altri punti con caratteristiche analoghe. Potrebbe dire humus di foglie, cioè la parte fogliare che si è depositata sulla terra e si è decomposta. Quindi vado a togliere le foglie ancora integre e vado a raccogliere questo ben di Dio, questa parte che è già evidentemente decomposta e ben decomposta. Siccome noi non vogliamo fare un'opera di predazione nel bosco, vogliamo soltanto prendere piccole quantità che poi andremo a riprodurre nel nostro sistema, è importante lasciare il bosco, è fondamentale come l'abbiamo trovato. Quindi una volta si è preso questa piccola porzione per poi farla riprodurre, sistemiamo tutto come l'abbiamo trovato. Il suolo, a mio avviso, se proprio lo banalizziamo all'estremo, è composto fondamentalmente da materia organica, microbiologia e minerali. Questo è un input minerale. Andiamo sempre a utilizzare un sapere antico che viene dalle popolazioni indigene, dalle popolazioni native, che piano piano poi sono state un po' più codificate e divulgate per noi uomo moderno. Questo metodo che andiamo a utilizzare è il metodo JADAM, è l'abbreviazione di una parola coreana che significa qualcosa tipo in sintonia con la natura, e è nato in un contesto, la Corea, in cui c'era una grande quantità di persone, una popolazione molto estesa e un territorio piccolo, quindi hanno sentito la necessità di coltivare in modo intensivo ma rispettoso. Ora perché c'è una parte grossolana grossa, ma... Siamo pronti per il nostro preparato. Allora abbiamo l'acqua non clorata, il terriccio di foglie già setacciato, e qui ci sono le parti delle piante di cavolo, e qui faremo il nostro minestrone. Il procedimento è semplicissimo, si riempie il nostro contenitore della parte delle piante composta da foglie, fusti e parti anche malate fino a metà. Dopodiché si mette il terriccio di foglie e si riempie d'acqua. Fine della ricetta. Sì, questa roba gialla mi piace, che è diversa. Questa vabbè che bella sana, mettiamola così. Della pianta è bene usare tutto, sia il fusto, sia le foglie, sia i fiori, sia i frutti, quelli magari che non mangiamo. Va bene qualunque parte, e più diversità c'è, più avremo un preparato buono. Si usano anche le parti malate, anzi è bene usare le piante malate,
e ogni volta che ho una nuova malattia andrò a metterla nel mio secchio. Andiamo adesso ad aggiungere la parte microbiologica. Non c'è, a dire il vero, una quantità giusta. Io ho riscontrato che per 20 litri di un secchio da 20 litri va bene circa 1 litro di terriccio. Mescolo un po', cerco di tenere tutto sott'acqua perché fondamentalmente è un processo anaerobiotico e copro non in maniera sigillante, ma in modo che non c'entrino magari insetti a fare le uova e non ci sia molto disturbo. Andiamo a coprire non in maniera tenuta stagna e attendiamo. I tempi di attesa sono più o meno 3 settimane, ma più il JLF aspetta, più matura e più è buono. E comunque ogni volta che andrò a prelevarne un po' potrò riabboccare di acqua. Dove va conservato? Al sole, all'ombra? Ci sono delle temperature da rispettare? Lo possiamo più o meno conservare dove vogliamo. Lo conserverei in un posto al chiuso se ne ho la disponibilità, un posto come questo, ma se no sotto un albero, all'ombra. Ecco, farei più o meno all'ombra e tutto l'anno, temperature alte, temperature basse, lì. Viva la vita, scrivetecelo, è importante, sono più contenti tutti gli esserini qua dentro. E adesso passiamo all'applicazione, perché quando abbiamo il nostro preparato pronto, cosa ci facciamo? Come lo consegniamo alle piante che devono nutrirsene? Il JLF è un integratore nutrizionale per le piante, quindi lo posso dare in tutti i modi, basta che la mia pianta se ne nutra, no? Quindi io vado a prenderne un po' e poi vado a diluirlo in acqua. Ci voglio fare un'irrigazione, lo metterò nell'annaffiatoio. Ci voglio fare un trattamento fogliare, lo metterò nella mia pompetta a spalla o nel mio spruzzino. Per iniziare e poi farsi la propria esperienza, io consiglio un'applicazione a settimana. Il bello di questo fertilizzante è che si può applicare a tutte le piante, quindi quando io avrò uno scarto di qualunque pianta mi posso fare un secchio con proprio un concime, un fertilizzante, un nutriente specifico per quella pianta. Lo posso fare a costo zero e lo posso fare in ogni periodo dell'anno. L'odore non è buonissimo, che cosa mi devo aspettare? Noi andiamo a fare una marcescenza, una decomposizione in acqua, quindi è difficile che ci sia odore buono. Si va da un odore forte di marcio fino come quando lo facciamo di erbe spontanee, possiamo aspettarci un odore di stalla. Noi non facciamo una semplice estrazione col JLF delle sostanze nutritive in acqua, noi andiamo a applicare anche una microbiologia che è anche una microbiologia molto forte, perché andiamo a prenderla in un sistema migliore del nostro, più complesso, come dicevamo. Questa microbiologia permette di creare sempre un certo equilibrio microbiologico all'interno della soluzione. È difficile che il patogeno riesca a avere prevalenza comunque, perché io ho tante migliaia di ceppi differenti che mi manterranno tutto in equilibrio. Ci affidiamo alla complessità della microbiologia che mettiamo in quella soluzione e la microbiologia che mettiamo troverà la soluzione. L'importanza di produrre in autonomia i fertilizzanti, i prodotti che ci servono per coltivare il nostro cibo e per fertilizzare il nostro suolo ha anche un lato un po' più politico. Legarci infatti all'utilizzo di prodotti di sintesi o comunque acquistati ci dà anche delle abitudini che poi è difficile riuscire a toglierci. È comodo utilizzare un prodotto di cui dobbiamo soltanto aprire una confezione, versarlo nella nostra botte e via. Ma poi siamo schiavi di quello. Invece riuscire a acquisire la conoscenza già ci dà la possibilità di essere indipendenti. Poi sarà una scelta nostra se applicarla oppure no. Nell'ottica di renderci autosufficienti sul tema produzione di cibo e fertilizzazione e rigenerazione dei nostri suoli, avere almeno le conoscenze di come si producono accumulatori di microrganismi, fertilizzanti per piante,
strumenti minimi veramente di dissuasione per insetti, funghi e altri patogeni è molto molto importante. Amici del bosco, io mi sono stupita per quanto è semplice preparare questo fertilizzante nutriente per le piante. Lo potete fare tutti, basta avere qualche bidoncino. Grazie, veramente ci avete aperto un mondo. In descrizione mettiamo questa ricetta e altre ricette sempre per arricchire il suolo e nutrire le piante. Ragazzi, facciamo altre ricette insieme, chiediamo, se mettete un sacco di like e scrivete altre ricette, ne facciamo altre. Quanti like? 1000? 1000, 2000? Quanti like ci vogliono? Dobbiamo fare 2000, ha detto, sì. 2000 like. 2000. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, ditelo anche voi. Ciao! Ciao. No, devi dire iscrivetevi al Scusa. canale. Mi dispiace, mi mette un ce la imbarazzo questa roba, non te ne hai un'idea, lo so, mi rendo conto, non ci vuole Lo niente. sai che finirà tutto uguale. E per questo ti amo. No, ma proprio mi esce.